Ciao, bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Se non sei una persona che ama le pareti colorate, li preferisce bianche, allora questo video è per te. Perché? Perché si fa presto a dire bianco. Cosa intendo? Ne parliamo nel video di oggi. Ma prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo. Spesso si pensa che il bianco sia la scelta più facile da fare, è un colore neutro ed elegante e si abbina a tutto. In realtà non lo è affatto semplice come sembra, perché ci sono almeno 150 sfumature di bianco e se scegli quello sbagliato le tue pareti potranno sembrare grigie, gialline o bluastre. Le sfumature del bianco dipendono dal suo sottotono, ovvero da quel poco di colore presente. Parlo di sottotono parlando di neutri, trovi il video qui e ti lascio il link in descrizione. Per quanto sia poco questo colore presente nel bianco, è capace di cambiare totalmente la percezione dell'ambiente. Come fare quindi? Vediamo insieme alcuni trucchi per scegliere il bianco più adatto. La luce influenza molto la percezione del bianco e a seconda dell'esposizione della stanza e del quantitativo di luce che entra, lo stesso bianco avrà una resa totalmente diversa. Le stanze esposte a nord ricevono una luce un po' più fredda, tendente al grigio-blu, mentre quelle esposte a sud ricevono una luce un poco più calda, tendente al giallo. Dove la luce è fredda è consigliabile usare un bianco caldo per evitare di rendere la stanza troppo asettica e respingente. Quando invece la luce è più calda, potresti scegliere a seconda del mood che vuoi dare. Con un bianco caldo avrai ambienti super invitanti e accoglienti, ma anche stanze che sembreranno un poco più piccole. Con un bianco freddo avrai ambienti più freschi e contemporanei e stanze che visualmente sembreranno un po' più grandi. Anche le esposizioni ad est e ovest sono differenti e cambiano durante il giorno. Ad est si ha una luce calda al mattino e fredda al pomeriggio. Ad ovest la luce è fredda al mattino e più calda nel pomeriggio, fino a tendere all'arancione al tramonto. Il quantitativo di luce che entra ti servirà anche per capire la migliore luminosità del bianco, ovvero quanta luce riflette. In una stanza in cui la luce che entra è poca, sarebbe meglio usare un bianco molto riflettente, mentre avrai più margine di manovra in caso di una stanza più luminosa. Il grado di riflettenza del bianco, di tutti i colori a dire il vero, è segnato con il codice LRV. Più è alto questo valore, più il colore riflette la luce. Il discorso naturalmente vale anche per le luci artificiali. Anche queste si rifletteranno sulla tinta cambiando la percezione del colore. Se in casa hai lampadine con la temperatura colore calda dai 3000 gradi Kelvin in giù, i muri tenderanno al giallino in caso di bianchi freddi, ma arriveranno all'aranciato se hai scelto un bianco caldo. In caso di luce naturale, circa 4000 gradi Kelvin, il bianco si comporterà come la luce del sole. Se per caso avessi luci fredde, cosa assolutamente sconsigliata in casa, ma non si sa mai, avresti pareti grigio-blu con ambienti impersonali e un po' respingenti. È
molto importante considerare anche il colore dei mobili e soprattutto del pavimento, perché anche quelli si riflettono sui muri. Il pavimento, infatti, in particolare influenzerà moltissimo la resa del bianco perché occupa una superficie molto grande. Tieni conto di porte e battiscopa, soprattutto se sono bianchi e magari semilucidi. Se non vuoi il semilucido anche sui muri, è meglio scegliere un bianco diverso e creare un piccolo contrasto. Mettere vicine la stessa tinta ma con finiture diverse non è il massimo. Quando si usa il colore alle pareti, nella maggior parte dei casi si dipinge il soffitto di bianco, spesso di bianco puro. Se però le pareti sono bianche, anche con un sottotono specifico, caldo o freddo, il contrasto potrebbe non notarsi, se il bianco non tende decisamente al colore del suo sottotono, quindi diventa inutile usare bianchi diversi. Se ti piace l'idea di avere un poco di contrasto, puoi cambiare la lucentenza del soffitto. Allo stesso tempo puoi invece cambiare bianco scusami, da una stanza ad un'altra, tenendo presente per ogni camera i punti sopracitati, per cercare di avere, nonostante tutto, quindi luci diverse, una certa uniformità in ogni ambiente. Come puoi vedere, non è così facile come sembra scegliere il bianco per le pareti di casa. Ecco allora un paio di consigli pratici per scegliere il bianco migliore per te. Prima di tutto prendi più campioni possibile, non c'è niente di meglio che vedere coi propri occhi e in loco come reagiscono i bianchi. Per via di tutto quello che ho detto prima, un bianco che sulla carta ti piace potrebbe non andarti a genio sulle pareti. Quindi non avere paura a chiedere più campioni e provali tutti sulle varie pareti e in tutte le stanze. Guarda poi la loro resa che hanno sia con la luce naturale che con la luce artificiale. Quella artificiale in particolare è molto importante perché sicuramente è la luce che hai a casa è diversa da quella del negozio. Una volta fatto questo, se dovessi avere ancora qualche dubbio su 2 o 3 bianchi diversi, puoi dipingere una porzione di parete maggiore per renderti meglio conto della loro resa e la scelta, vedrai, sarà più facile. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere stato qui con me. A presto!